Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami le energie disponibili per Acquario e il fatto che succederà nei prossimi 10 giorni. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Aquario. Per qualcuno si potrebbe trattare di contratti, per qualcun altro si tratta di tagliare con qualche vecchia situazione o semplicemente di rimettere in equilibrio. La giustizia ha una bilancia e quindi si parla proprio di riequilibrare certe cose. Potrebbe anche essere il riequilibrio attraverso delle regole, sì, regolarizzare qualche cosa o anche qualche relazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire e poi comunire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Prima carta, un bellissimo asso di spade, ragazzi, che come la giustizia taglia. Abbiamo la carta della torre. Un 6 di pentacoli. La carta del matto, abbiamo un 10 di bastoni. Un 6 di spade. E un 7 di coppe. Allora, questa spada iniziale, questo asso mi indica appunto un nuovo inizio. Per qualcuno potrebbe anche essere una comunicazione che arriva o qualche cosa che voi volete comunicare. Tenete presente che è anche una carta di chiarezza mentale, quindi è come se foste in un momento dove avete le idee chiare e può anche essere che qualcuno faccia una comunicazione che effettivamente porti a questa torre. Adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questo asso di spade. Asso di spade stella. Credo che qui qualcuno comunicherà un obiettivo, potrebbe essere con la carta della stella, un sogno, una speranza. È come se ci fosse qualche cosa che voi avete studiato, mettiamola così, per un po' di tempo e prossimamente, a meno che qualcuno non lo abbia già fatto, c'è come questa comunicazione. Andiamo a vedere la torre perché può essere una comunicazione che effettivamente destabilizza. Abbiamo un cavaliere di bastoni. E un 6 di spade che avete già qua. Qui c'è come voglia di movimento, voglia di muoversi, voglia di spostarsi, voglia di andare oltre. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Abbiamo un 7 di coppe che avete già qui, il carro e l'eremita. Io sento che è proprio come se non sapeste da che parte andare. Non solo, con questo 7 di coppe che qua è al contrario, è come se non vedeste neanche alternative, possibilità di scelta. Qualcuno probabilmente si sente solo, avrebbe bisogno di una spinta, di un incoraggiamento. Il fatto che ci sia anche il carro al contrario mi suggerisce che appunto
qual è la strada giusta, cos'è che devo tagliare, per dove devo andare, cosa devo iniziare, cosa devo destrutturare. E qui si parla di pensieri, perché abbiamo un 6 di spade che è la carta delle credenze limitanti, quindi è vero che si parte dalla chiarezza mentale, ma è anche vero che certe ideologie probabilmente vanno destrutturate, perché non vi permettono di progredire, non vi permettono di avere tipo possibilità concrete per il futuro. Andiamo a vedere il matto. Re di bastoni. Fante di bastoni e 2 di pentacoli. Vi dico, potrebbe essere che effettivamente sia, o meglio, inizi qualche cosa, come vi dicevo prima, no? L'idea, la comunicazione, quello che è, ma non avendo ben chiaro che tipo di direzione dare a questo progetto, a questa situazione, a questa relazione, con questo 2 di pentacoli si sia in un momento dove si stanno valutando più opportunità, più offerte, più partner, per qualcuno potrebbe essere. Però vi dico, è come se non... perché c'è un eremita al contrario. È come se qualcuno non riuscisse a fare abbastanza introspezione da riuscire ad arrivare a un punto di saggezza. Perché vi dico questo? Perché comunque avete il matto parla anche un po' di ingenuità alle volte, no? Io credo che potrebbe esserci come questa scelta, questa direzione da dover dare, però siccome appunto un po' sento sfiducia da parte vostra, magari in voi stessi, magari nell'altro, nella situazione, nell'universo, un po' è quello, e un po' è che è come se foste inesperti probabilmente in questo nuovo percorso e quindi siete un po' lì che non sapete bene come gestirvi. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Re di spade, anche qui una carta che è al contrario, mi parla di confusione mentale e poi abbiamo un appeso. Io qui credo che si tratti di vedere le cose da un'altra prospettiva, cioè si parte da un'idea, da un obiettivo, da una comunicazione, da una certa chiarezza mentale che in qualche modo invece viene poi destrutturata in quanto, vi faccio un esempio, voglio, non lo so, aprire un concessionario di auto, ok? Ho quest'idea, mi piace, mi sono sempre piaciute le macchine, magari pure un settore di lusso, di auto di lusso, però è qui è come se non sapessi bene, se non sapessi bene da che parte andare, cioè devo prima trovare un buon posto o devo prima trovare dei buoni sponsor che mi dicano qual è il posto migliore? È un po' come non sapere che cosa fare prima. Si portano avanti in questo periodo più cose allo stesso tempo. Vi dico che potrebbero esserci dei momenti sì e dei momenti no, però qui abbiamo anche questo 10 di bastoni che mi dice che avete bisogno di togliervi certe aspettative da dosso. Cioè, la carta dell'appeso è qui per dirvi, guardate le cose da un'altra prospettiva. Ok, non è importante alla fine, certe volte neanche avere il risultato finale, l'importante è il processo che si fa perché durante il processo si impara. Allora, qui può voler dire di abbassare un pochettino l'asticella delle aspettative, effettivamente. L'appeso è qua per dirvi di guardare le cose anche da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere il 6 di spade. Tre di pentacoli e 10 di pentacoli. Allora, 10 di pentacoli di per sé è una carta che anche lei, come la giustizia, parla di contratti, parla di unioni, abbiamo una carta di progetti. Andrei a vedere anche il 7 di coppe. È sempre un po' quello che non si sa da che parte iniziare per concretizzare meglio la cosa. Però quello che mi viene da questa lettura è che probabilmente vi associerete con qualcuno nel prossimo periodo, perlomeno vi si presenteranno delle persone con le quali sarà possibile o creare un'associazione, creare una collaborazione, ehm,
può anche essere creare una famiglia, nel senso di famiglia lavorativa. Non lo sento tanto come una questione romantica, è più una questione legata al lavoro, piuttosto che a qualche cambio importante di vita, piuttosto che delle collaborazioni, se vogliamo. Guardate, io ho l'idea che effettivamente si possano aprire varie possibilità. Credo che qua con la carta dell'appeso dobbiate un attimino, tra virgolette, rassegnarvi o accettare che è arrivata questa torre, che ci sono delle cose che non vi servono più e che dovete lasciare indietro, che probabilmente questo sogno va un po' mi dicono spezzettato. Cioè, se voi avete il sogno di guadagnare 100.000 euro in un anno e partite da zero, cioè va benissimo il sogno, io sono sempre dell'idea che bisogna mantenere le aspettative alte, se si vuole raggiungere 50 bisogna puntare a 100, però dividete il risultato per obiettivi, quindi nel primo trimestre fatturo, che ne so, 10.000, nel secondo trimestre un po' di più, 15.000, nel terzo trimestre un po' di più, 40.000 e andate dividendo l'obiettivo per risultati più piccoli. Ok, devo dire che comunque ci sono come queste nuove collaborazioni che partono. Non sento ancora che ci sia qualcosa di concreto, ma è come se nel prossimo periodo definiste un attimino quelli che sono i vostri sogni, i vostri obiettivi, quello che volete fare, o il punto di partenza anche, perché comunque avete due assi e una stella. È come se qui capiste quali sono i pensieri, i modi di comportarsi, i modi di reagire davanti a certe situazioni che non vi servono. Qui inizia come una fase di destrutturazione, anche disequilibri per qualcuno, ragazzi, secondo me, perché giustamente dopo che arriva alla torre ci vuole un attimo, è come se fosse un terremoto nel vostro modo di pensare, dopo ci vuole qualche scossa di assestamento prima che le cose si calmino di nuovo del tutto. E una cosa molto importante con questo 10 di bastoni è di togliervi dei pesi da dosso. È proprio una carta che indica, io la sento anche molto legata alle aspettative, soprattutto perché qua c'è un appeso. Quindi è come se avesse delle aspettative o troppo alte, o troppo ampie, o troppe aspettative e qualche cosa dovete lasciare indietro e magari qualche cosa solo metterlo in stand-by, cioè non è che bisogna lasciarsi sempre tutto, però in questo momento è come se doveste focalizzarvi su una cosa sola, al massimo due. E qui mi viene da dire, le nuove collaborazioni, i nuovi progetti, il vostro fare un restyling del vostro modo di pensare, del vostro modo di agire, del vostro amor proprio, scegliere molto bene le persone con cui vi associate perché per certi versi vi sento parecchio ingenui, parecchio con sì, l'idea ce la cioè l'obiettivo probabilmente, quello che volete fare ce l'avete chiaro, ma qui avete anche un re di spade al contrario, che mi parla di confusione mentale, di qualcuno che è un po' troppo flessibile, ha bisogno di mettere come delle regole e probabilmente è quello che a voi manca ed è per quello che qui abbiamo la giustizia, è come se avessi bisogno di porvi delle regole, porvi degli obiettivi, porvi anche dei paletti. Quando collaborate con qualcuno potrebbe arrivare il momento dove l'altra persona dice senti non posso farlo, fallo tu, senti oggi devo andare via, fallo tu, senti di questa cosa non so farla, falla tu e che quindi ci siano un po' troppi pesi sulle vostre spalle, 10 di bastoni, e che quindi appunto sia il caso di iniziare a tagliare con qualche regola di troppo, con qualche compito di troppo, con qualche aspettativa che hanno gli altri. Mettete le regole, questo lo faccio, questo, ah, fallo tu perché oggi non ci sono. No, guarda, mi dispiace, non è di mia competenza, fallo tu domani. Ma devo farlo assolutamente oggi. Il problema è tuo. Basta, facile, semplice. Cioè, non abbiate paura di dire le cose come sono agli altri, perché magari avete come una paura di sottofondo, di essere rifiutati, di non essere accettati, di non essere amati, però ragazzi a un certo punto quel collega che tutte le volte ne approfitta, ma chi se ne frega se non mi ama, cioè, ma si facesse il suo lavoro e non venisse a chiedermi niente, insomma.
Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi ancora dei messaggi di chiusura. Comunque quello che arriva sono come una, come vi posso dire, un nuovo assetto mentale, ecco, che vi dà la possibilità di mettere delle regole e focalizzarvi di più su di voi. Per qualcuno è vero che arrivano anche dei contratti. Um, per una piccola parte potrebbero anche essere delle eredità. Ah, wow, ecco appunto, l'ho appena detto. Qui abbiamo la carta della fortuna, abbondanza, prosperità, buona fortuna. Arrivano sulla mia strada. Bellissima carta, quindi approfittate. L'importante è focalizzare bene gli obiettivi, ok? E poi togliersi aspettative che magari sono un po' troppo illusorie, utopiche, risultati che magari non arrivano e lavorare di più su quelle che sono le vostre regole, sia le regole degli altri, cioè quelle che voi utilizzate nei confronti degli altri, ma anche le regole nei confronti di voi stessi. Io so che ho questo progetto da fare e mi sforzo per alzarmi regolarmente tutte le mattine alle 7:15, ipotesi. Oppure mi sforzo perché la sera dopo il lavoro, se voglio iniziare questo progetto, almeno un'ora e mezza ogni sera devo dedicarla a questo progetto. È come l'acqua, la goccia d'acqua che buca il sasso, la costanza. Alte responsabilità, e qua ci parla di ottobre. Potrebbe essere un progetto che iniziate e che avrà il suo o punto di apertura o lancio nel mese di ottobre, quindi verso l'autunno, fra un paio di stagioni. Poi abbiamo scusate, sei in ritardo, marzo. Quindi può essere che a marzo abbiate avuto come dei ritardi su questo svolgimento, su questo progetto, su questo lavoro che stavate facendo. E poi abbiamo 2 mesi, sforzi. È come se avessi bisogno di sforzarvi per 2 mesi per recuperare magari questo ritardo, per poi mettere giù, diciamo così, le basi per quello che potrebbe arrivare verso ottobre. Fatemi sapere a che cosa fa riferimento queste alte responsabilità di ottobre, ragazzi. Qui fa vedere un orologio proprio come per dire che è tardi, è tempo di darsi una mossa. Magari qua bisogna sforzarsi anche un pochettino di più con questa carta. Ok, allora andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per concludere la lettura, grazie. Nel silenzio sento d'essere uno con l'amato. Mi viene dato tutto ciò di cui ho bisogno: la forza, la comprensione, la saggezza, l'amore, abbondantemente, illimitatamente. Elevo il cuore, profondamente grato per ogni cosa, e, avendo preso la decisione di andare avanti, animato dalla fede, so che ce la farò. L'amato è sempre con me, è sempre in me. Bellissima frase, ragazzi, per concludere la lettura. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche se vi abbonate al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti in un modo un po' più, diciamo, generico, perché non avendo la persona non posso fare un confronto tu per tu, però comunque c'è già del buon materiale. Inoltre lì c'è anche materiale
che riguarda la metafisica, l'esoterismo, l'astrale, insomma c'è un po' tutto quello che serve per studiare magia bianca. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist di colore lilla e così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!